Oggi sono qui dalla mia psicologa. Ci faremo una chiacchierata, discuteremo della mia esperienza, dal momento della diagnosi alle paure e di come un aiuto psicologico mi ha aiutato e mi sta aiutando a superare questo momento difficile della mia vita. Sono Simona Spini di Schöpf, psicologa, psicoterapeuta specializzata nella cura del trauma attraverso la terapia EMDR. La terapia EMDR è la desensibilizzazione e la rielaborazione attraverso i movimenti oculari di ricordi disturbanti. Cosa si intende per ricordi disturbanti? Sono tutte le esperienze negative fatte nel passato che quando ritornano sotto forma di ricordi suscitano un disagio psicologico e fisico. Gli ingredienti dell'incontro di oggi sono il momento della diagnosi, la vulnerabilità percepita, la resilienza, le risorse che un soggetto che sta vivendo un'esperienza difficile può riattivare o attivare e l'utilità del sostegno psicologico in un'esperienza come quella che Enrico ha fatto. Allora, oggi vorrei che parlassimo un po' dell'impatto della diagnosi, quindi del momento in cui lei ha preso coscienza del fatto che aveva un tumore. Quando pensa a quel momento lì, che cosa succede in lei? Diciamo che è una cosa di cui avevo paura. Tra i miei pensieri, tra le mie paure c'è sempre stato quello della morte e di avere un tumore. Nel momento in cui avevo un male che non riconoscevo, un qualcosa di nuovo, questa preoccupazione era alta, però non pensavo, cioè non ero pronto ad avere questa risposta, perché si pensa sempre che poi, cioè che alla fine non tocchi a noi. Nel momento in cui invece mi è stata data la diagnosi mi è caduto il mondo addosso e sì, sono andato nel panico, chiaramente. È una sensazione di sconforto totale e soprattutto un momento di forte incertezza, il peggior momento tra i vari momenti bui che ci sono, perché non si sa bene, cioè si sa che si ha un tumore, che si è malati, ma non si sa bene dove si va a parare. Il suo trauma non è come un incidente stradale che avviene tutto in pochi minuti, ma è un episodio più lungo che ricopre qualche giorno. Quindi se lei dovesse vedere dall'inizio dell'episodio fino alla fine dell'episodio, se mettiamo l'inizio come il momento della colonoscopia, a quando ha preso coscienza di avere anche quando le è stato detto di avere anche delle metastasi al fegato, se lei vedesse tutto questo episodio su uno schermo e avesse un telecomando in mano, dovesse fare stop sull'immagine più disturbante, qual è l'immagine che per lei è la più disturbante? Probabilmente sul momento in cui mi è stato detto che avevo delle metastasi e in cui ho chiamato i miei genitori. Ora, quando pensa a quell'immagine, che cosa succede nel suo organismo? Che cosa nota come sintomi, come sensazioni? Un po' mancanza di respiro, la pancia un po' contratta e un po' tutto chiuso. Ok, la respirazione come la sente? È accelerata o è normale? Abbastanza normale, faccio un po' più fatica, diciamo, forse a respirare. E sente una sudorazione particolare a livello delle mani? Sì, decisamente. Queste sono le reazioni tipiche a una situazione acuta di stress come ha vissuto lei. E per questa ragione sarebbe molto importante poter fare l'EMDR, questa tecnica che abbiamo già utilizzato nel passato e che serve per sciogliere il disturbo legato al trauma, diciamo. Però la sua malattia non è costituita solo dal momento iniziale come momento traumatico, perché ha dovuto affrontare la chemioterapia che dovrà affrontare di nuovo, ha dovuto affrontare già 3 operazioni, soprattutto quella al fegato, che credo sia stata la più paurosa, diciamo, e poi ci sarà il momento in cui lei sarà in remissione, che dovrà andare a fare dei controlli, quindi ogni volta si sottoporrà di nuovo a una situazione di stress. Ci sono le paure delle anestesie, per esempio, ci sono le paure di come andrà l'operazione, ci sono le paure legate a come vivranno questa esperienza anche le mie figlie, anche mia moglie,
come andrà con mia moglie tutto questo percorso, come vivremo insieme come coppia questa esperienza. Tutti questi sono elementi che la lavorano dal punto di vista psicologico e sui quali sarebbe utile avere un supporto psicologico per affrontare meglio queste situazioni. Che tipo di esperienza ha fatto lei da questo punto di vista? Io sono un grande sostenitore dell'aiuto psicologico, perché insomma, se uno sta male, ha male una gamba, va dall'ortopedico, se uno ha delle difficoltà a livello psicologico va da chi può aiutarlo. Dunque per me è fondamentale avere uno spazio dedicato a me, con una persona, una professionista che non giudica, alla quale posso confidare le mie paure, i miei stati d'animo e che mi aiuta anche a tirar fuori quello che ho dentro e che in alcuni casi non so di avere, cioè sento di avere un disturbo, di non stare particolarmente bene, ma alle volte non si sa bene da dove venga questa cosa, e prendersi un'ora ogni settimana, ogni 2 settimane per parlare di questo e far delle domande, farsi tirar fuori qualcosa da una psicologa è sicuramente qualcosa che aiuta, e per me in questa esperienza è stato fondamentale, perché credo sia una delle esperienze psicologicamente più difficili, quella di avere la diagnosi di un tumore, e avere qualcuno che ti segue in questo percorso è un aiuto importante che mi sento anche di consigliare a chiunque altro faccia questa esperienza. Sì, perché infatti io ritengo che sia molto importante essere aiutati a attivare la resilienza. La resilienza è considerata la capacità di affrontare le esperienze difficili, e questo è stato anche dimostrato da diversi studi che aiuta nella guarigione. Quindi il fatto di sentirsi capaci di affrontare l'esperienza e di avere i mezzi sia fisici che psicologici per affrontare l'esperienza difficile che deve affrontare è sicuramente un elemento di guarigione. Quindi attraverso il percorso di sostegno psicologico si può attivare anche questo. Mi piacerebbe parlare della vulnerabilità, nel senso che il trauma, cioè l'esperienza traumatica, è correlata con la sensazione di vulnerabilità. Cosa vuol dire? Che più io mi sento vulnerabile in una situazione, in qualsiasi tipo di situazione difficile, più io sono a rischio di avere un sintomo legato a una reazione acuta di stress. 2 persone che stanno vivendo la stessa esperienza, ma che l'affrontano in modo diverso, perché una ha speranza, una è convinta che ce la farà, una ha fiducia nei medici, ha fiducia nella medicina e nei farmaci, avrà sicuramente più possibilità di stare meglio e di guarire meglio di una persona che non ha fiducia nell'avvenire, non ha fiducia nei medici, non ha fiducia nelle medicine, e quindi in qualche modo parte già sconfitta. La sensazione di vulnerabilità della seconda è molto più alta rispetto alla sensazione di vulnerabilità della prima. Quindi la seconda è molto più a rischio di sviluppare una paura come se fosse in balia di qualche cosa di più grande di lei, mentre la prima può attivare delle risorse di sensazione di potenza personale, di sensazione di riuscire a farcela. Il secondo tipo di persona come può cambiare? Perché io credo che se uno c'è dentro non vede, fa fatica a vedere il contesto, a razionalizzare, cioè è facile per chi sta fuori dire no, è così, razionalmente hai buone possibilità di guarire, però se uno non ce la fa, anzi più gli si dice di non essere così, più questa persona si chiude. Quindi come può aiutare uno psicologo a trasformare questa energia negativa in potenzialmente qualcosa di positivo? Allora, sicuramente c'è una questione di storia pregressa, nel senso che le esperienze fatte precedentemente nella vita di questa persona influenzano il suo modo di vedere le cose. Ma anche una persona che ha fatto delle esperienze negative al di fuori della malattia, quindi è rimasto un sottofondo di sensazione di
di non essere in grado di affrontare le difficoltà, è molto importante che si lavori su queste cose perché lo psicologo riesca a attivare delle risorse che lo aiutano a vedere la realtà un po' meno difficile di quello che comunque è difficile. Nessuno dice che avere un tumore può essere vissuto come una cosa leggera e tranquilla e spensierata. È comunque una situazione difficile, ma però si possono attivare delle risorse personali che fanno sì che io riuscirò a affrontare la situazione meglio che se non attivo queste risorse. E lei come psicologa come fa a far cambiare la percezione? Il lavoro deve essere fatto individualmente sulle caratteristiche della persona, sulle sue esperienze. Lo psicologo deve aiutare il paziente a capire qual è la sua visione della malattia, cosa si aspetta il paziente da quello che dovrà affrontare. Se ha una visione negativa, questa visione negativa da dove viene? Viene veramente da quello che i medici gli hanno detto o da esperienze precedenti che lui ha fatto o che magari intorno a lui sono state fatte nel suo contesto familiare, nelle sue amicizie, nei suoi punti deboli, nel senso è una persona che già aveva paura di malattie, che già aveva un vissuto di ansia o una persona che invece non si è mai trovato in queste difficoltà. Quindi è un lavoro molto individuale basato sulle caratteristiche specifiche di ognuno. Noi come pazienti vorremmo che tutto si risolvesse subito. Lo so che è una domanda un po' da $1.000.000, però uno che si approccia, cioè che va per la prima volta dallo psicologo a causa di questo, e quanto tempo deve investire, cioè che aspettative deve avere? Anche questa domanda non si può rispondere in modo generale, è molto legato alle caratteristiche di una persona. Sicuramente neanche gli psicologi hanno la bacchetta magica, quindi non risolvono le cose in fretta, soprattutto non le risolvono perché si fa insieme un percorso in cui è il paziente che troverà la via d'uscita dal suo malessere, aiutato dalle conoscenze dello psicologo, dalle sue capacità, dalle sue esperienze, però è un percorso che si fa insieme e di cui non si conosce all'inizio la strada, non si ha una bussola in mano che ci mostra la via, la si scopre mano a mano lavorandoci su e in modo prolungato. Inutile andare da uno psicologo se si pensa che nel giro di un mese i problemi saranno risolti. Bisogna investire del tempo, dell'energia, delle emozioni, della fatica, ma per arrivare poi a un risultato duraturo. Quello che a me è servito o serve in generale è avere delle certezze, cioè la diagnosi ti fa precipitare nell'incertezza, si torna a emergere un po' quando si hanno degli appigli, no? Le 2 o 3 rocce dove ci si riesce ad aggrappare e si sa che quello è un punto fermo. Da un punto di vista psicologico o dello psicologo ha senso questa cosa? È un qualcosa che si discute col paziente, cioè riportarlo al concreto e dare delle sicurezze al paziente? Allora, non so se lo psicologo può dare delle sicurezze al paziente, sicuramente può attivare dei punti di forza del paziente. Se torniamo per esempio alla sua esperienza, il fatto che lei sia riuscito ad affidarsi ai medici che ha incontrato, è riuscito ad avere stima di questi medici, quindi sentirsi a suo agio e sentirsi ben curato da questi medici sicuramente è stato un punto di forza. Sarebbe stato molto più difficile se lei avesse avuto l'impressione di non essere ben curato, per esempio. Quindi questo è diventato uno degli appigli sul quale appoggiarsi per scalare questa montagna, no? Lo psicologo aiuta a mettere in evidenza questi punti, però è chiaro che poi è il paziente che ci si deve aggrappare. Se facciamo la metafora della montagna da scalare, lo psicologo mostra gli appigli, il paziente fa la fatica di appoggiarcisi e sollevare il proprio corpo per andare allo step superiore. Se state passando un momento difficile e pensate di aver bisogno di aiuto, coraggio, cercate qualcuno che possa supportarvi, una persona con cui vi sentite di parlare, di condividere la vostra esperienza e le vostre paure.
vi farà sicuramente bene. Fino al prossimo video, rock and roll!